Esiste una tradizione antichissima che parla delle grandi epoche dell'uomo. L'età dell'oro, l'età dell'argento, l'età del bronzo e l'età del ferro. Non sono soltanto epoche storiche o mitologiche, ma sono stati alchemici della coscienza, fasi del viaggio dell'anima nella materia. Ogni metallo rappresenta un grado di purezza. Oggi siamo nell'età del ferro. Il pensiero è diventato meccanico, riflesso, morto. L'uomo pensa di essere libero, ma è isolato. È forte ma vuoto interiormente. È l'epoca della tecnica, della mente vincente che però dimentica lo spirito. Eppure proprio nel ferro dorme la volontà del fuoco, del sole. Nel punto più oscuro può nascere la libertà vera. Chi riesce a dominare il ferro, la paura, l'ego, la mente riflessa, prepara il ritorno allo stato dell'oro. In questo stato del ferro però siamo ancora immersi in uno stato dormiente, dediti al lavoro, alla produzione tecnica e materiale. L'età del ferro ci dona struttura, capacità mentali e capacità manuali. Si studia, si impara, ci si fortifica per un obiettivo produttivo. È qui che molto spesso il lavoro prende lo spazio della nostra personalità. Successivamente la coscienza si affaccia nell'età del bronzo. Qual è l'età del bronzo? Con il bronzo l'uomo scende ancora più in profondità nella materia e scopre la forza personale. È l'epoca dell'eroe, della guerra, del desiderio, della brama. Inizia la costruzione del mondo, ma iniziano anche le lotte interiori, fra luce e ombra dentro di sé. Il bronzo è la passione di trasformare, di lavorare, è la potenza che se purificata diventa amore attivo. È l'epoca della volontà. Nel dormiveglia si destano forze marziali e anche un senso di ribellione. Il nostro essere però è ancora opaco, sbiadito, ma carico di un'energia che vuole emergere, talvolta in maniera molto goffa. È tutto un preparativo per l'età dell'argento, per lo stato d'argento. Ma qual è lo stato d'argento? La coscienza inizia a riflettersi come la luna riflette il sole. Si destano alcune memorie, abbiamo una percezione del tempo e una sensazione di distanza da tutto il resto che ci circonda. L'uomo inizia a capire che c'è qualcosa di superiore, però lo intende come altro da sé. Lo spirito non è un'esperienza diretta, ma abbiamo un senso di nostalgia, una voglia di conoscere ancora non del tutto matura. L'argento per questo è una luce riflessa. Il nostro essere è contornato da emozioni più acquifere che iniziano poco a poco a sciogliere le parti più dure della nostra coscienza. Le emozioni lavorano sulla coscienza come una marea costante, sciogliendo poco a poco gli strati più calcificati, più duri. Iniziano le domande, la voglia di trovare delle risposte e una percezione sottile che c'è altro di cui ancora dobbiamo avere comprensione. L'anima bussa alla porta, a volte lasciando un senso di smarrimento e confusione. È un momento molto delicato, dove l'attrito tra la nostra coscienza e il nostro carattere può provocare delle fratture. Potrebbero insorgere stati ansiosi, apatici, depressivi, perché ancora non si capisce bene il nostro posto nel mondo. Però questo è un punto di svolta sotto la luce argentea lunare. Ci immergiamo in un mare di emozioni e sensazioni, in un continuo sprofondare e risalire. Superata questa fase, si iniziano ad aprire le porte allo stato dell'oro. Cos'è lo stato d'oro? È un'età dove anticamente l'uomo viveva in totale comunione con il mondo spirituale. Non esisteva separazione tra mente e cuore, tra pensiero e volontà. Il pensiero era vivente, ciò che pensava accadeva. Era uno stato edenico, dove la coscienza, l'io e il logos erano una cosa sola. L'oro rappresenta la luce del cuore, il sole che illumina l'interiore senza riflettere. L'amore consapevole che conosce si raggiunge dopo aver raggiunto un punto molto basso del nostro essere ed esserci completamente abbandonati al processo di trasformazione interiore. L'acqua poco a poco ha purificato lo stato argenteo e aperto le porte allo stato d'oro. Prendiamo coscienza delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni e ci poniamo al di sopra di esse, su un altro livello. Le antiche memorie ritornano presenti, vive, si inizia ad avere coscienza del sapere, una sicurezza profonda che ci apre le porte al pensiero vivente. Penseremo, lo so,
ho visto, perché è uno stato dove possiamo sperimentare in maniera diretta. Il mondo spirituale rianima nel nostro essere il pensiero vivente. Il mondo spirituale rianima nel pensiero libero immagini della nostra profonda relazione con esso. Potremmo vedere veramente questo collegamento interiormente, ognuno nella sua forma. In questo stato la forma non è più importante. Lo stato d'oro è un vigore per tutte le nostre cellule, è ossigeno per il nostro pensiero, è l'apertura ampia verso quel qualcosa di lucente che ci illumina la mente e ci riempie il cuore. Si inizia a generare un'alleanza con il principio della vita. Questa alleanza e la risonanza che genera non cambia solo noi stessi, ma risuona come un eco nel mondo. La nostra trasformazione agisce anche nel corpo di un'altra persona. Non si può sapere come, ma ha un'azione, genera un effetto. E qui iniziano a cambiare tutte le prospettive. Il pensiero, oltre che vivente, inizia ad essere magico. Abbiamo la capacità di creare, di prendere dall'invisibile e portare nel visibile con coscienza. Non è solo magia, ma è una partecipazione attiva al principio della vita, perché la vita in questo stato ci giudica capaci e giusti di partecipare al suo processo. Ogni passaggio è una conquista, ma non è un raggiungimento stabile. Oscilliamo costantemente fra questi stati. Quando poco a poco la nostra coscienza rigetterà gli stati più bassi, non è il raggiungimento di uno di questi stati la vera conquista, bensì la trasformazione vera che tende alla stabilità in uno di essi. L'obiettivo ultimo è saper complementare tutti questi stati in un unico stato, saper riconoscere quale stato ci anima in quel momento e creare un'armonia interiore fra essi a guida dello stato d'oro interiore. Raggiunto questo, si può sperimentare l'esperienza più intensa e profonda che l'uomo possa conoscere. Quindi discendere nella materia è stato un processo utile per conquistare una libertà individuale. Dal basso, poco a poco dobbiamo risalire però a una luce cosciente. Quindi lo stato d'oro non è un mito perduto, ma una possibilità presente in ciascuno di noi. Ogni volta che un pensiero nasce dal cuore e una volontà si accende d'amore, inizia ad essere una volontà pura. Il sole spirituale risorge nell'anima, viene in un certo senso smascherato e l'uomo torna ad essere ciò che era in origine, oro vivente. Grande miracolo è l'uomo, Asclepio, essere degno di venerazione e di onore. Infatti egli passa nella natura degli dei come se fosse egli stesso un dio, conosce la razza dei demoni, sapendo di provenire da essa. Contempla in sé tutte le altre forze della natura, per mezzo della mente si innalza a Dio, finché non è sommerso dai desideri della carne. We are no more, my baby. I'm coming back to you. We are no more, my baby. Your lonely days are through. Whoa, 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 whoa. Oh, wait, those teardrops, 'cause I've been lonely too. Well, we no more, my baby. I'm a coming home to you. Dry those big brown eyes, my baby. I've been gone too long. Oh, this time I don't mean maybe. I know I've done you wrong.
Yeah, I'm a coming home to you. I said I was a coming